Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo giunti alla nona lezione e in questa puntata andremo a capire come si crea una query di unione. Con Axios non c'è il bottoncino magico che ci permette di fare tutto come con Power Query con due clic. Qua dobbiamo per forza di cose andare a scrivere un po' di codice molto semplice, tra poco ci arriviamo. E per fare questa lezione ho creato un database con due tabelline molto semplici che adesso ve le faccio vedere, lo trovate in descrizione se lo volete scaricare per fare anche voi qualche prova partendo da questa base qua. Allora, se andiamo a vedere la prima tabella, praticamente cosa ci ho messo dentro? Ho messo dentro un po' di nomi, cognomi, da che posto sono le persone e che età hanno. Praticamente vediamo che i primi tre record sono tre persone differenti, arrivano anche da un posto differente. Il quarto record, casualmente, c'è un'altra persona che si chiama anche qui Lodovico Di Nicao, anche questa persona è del Veneto e casualmente anche questa persona ha 38 anni, no? Che vabbè, una tabellina messa così potrebbe non avere senso perché sarebbe meglio avere sempre un riferimento univoco di queste cose qua, ma è per fare l'esempio di come funziona poi la query di unione a seconda di quello che noi andremo a fare. Quindi in questo caso abbiamo una ripetizione, per n motivo c'è dentro un record ripetuto. Se andiamo a vedere l'anagrafica 2, che è appunto la tabellina che noi vorremmo unire insieme all'anagrafica 1, troviamo ancora casualmente questo personaggio Lodovico Di Nicao del Veneto e casualmente anche qua 38 anni, quindi per qualche motivo è finito dentro lo stesso record anche sull'anagrafica 2. Poi abbiamo altre due persone. Allora, come si fa a fare una query di unione? Vediamo un po' i vari risultati che possiamo ottenere. Si fa sempre dal menu crea e andiamo sempre su struttura query. Quando noi arriviamo qua, vabbè, chiudiamo sempre il pannellino da destra che a me non piace, andiamo qua sulla scheda progettazione e qui c'è unione, quindi abbiamo visto la selezione, la creazione tabella, codamento, aggiornamento, eliminazione, adesso facciamo quella di unione. Quando io premo qua, sotto praticamente vedete da selezione che ho l'interfaccia grafica che mi aiuta a lavorare. Sull'unione passo praticamente al codice, ok? Qui non c'è verso, dobbiamo per forza andare a scrivere un po' di codice. Allora, per fare una query di unione è molto semplice, si inizia con il comando select, quindi noi dobbiamo dare questo comando per dirgli guarda, io voglio andare a selezionare che cosa. Allora, se noi andiamo a vedere cosa c'è dentro la tabella, ci sono questi quattro campi, quindi noi potremmo dire, se vogliamo selezionare solo i primi tre campi, gli dovremmo dire i tre campi, quindi nome, cognome, regione, ad esempio nome, virgola, cognome, virgola, regione e omettiamo l'età, ok? Quando noi facciamo così, quando andiamo a scrivere un campo e un altro campo, dobbiamo sempre mettere la virgola. Quando finiamo l'elenco dei campi che noi vogliamo andare a riportare, possiamo andare a capo piuttosto che no, col SQL potete anche andare tutto su una riga e mettiamo il comando di from, la clausola from, perché gli dobbiamo dire ok, seleziona questi campi, ma da dove from il nome della tabella, quindi prendiamo adesso un attimo che ce l'ho aperta, prendiamo questo testo qua e lo mettiamo qua, quindi noi stiamo prendendo questi campi da questa tabella. Se noi adesso salvassimo questa query, ok, e la chiamiamo union, che sarà il nostro risultato unione, ok, diventa una query di selezione e abbiamo praticamente fatto il select che si faceva con l'interfaccia grafica. Difatti se noi adesso andiamo su progettazione, ok, e qui su visualizza andiamo giù e al posto del linguaggio SQL mettiamo struttura, vedete che compare la query di selezione, quindi potenzialmente la prima compilazione noi avremmo potuto fare drag and drop della tabella, tirarci giù i campi e poi andare su query unione, però vedete che quando premete il campo unione lui cancella tutto. Allora adesso chiudo senza salvare e la riapriamo, così la apre sempre in testa. Se voi la salvate in visualizzazione SQL, la query la vedrete sempre in linguaggio SQL perché l'avete salvata in questo modo, anche se è un select, una creazione eccetera. Quindi lui a seconda del comando che andate a specificare qua, select, lui capisce piuttosto che create eccetera, capisce che tipo di query state andando a fare e è quello che lui praticamente va a compilare in automatico. Perfetto, abbiamo scritto la prima query, vedete che qua giù ha aggiunto un punto e virgola, allora noi lo cancelliamo perché il punto e virgola va a chiudere l'istruzione del nostro SQL che non è obbligatorio da mettere. Per unire la seconda tabella qui dobbiamo scrivere union, molto semplice, proprio union, poi andiamo a capo, no?
ovviamente potreste metterla anche qua su, piuttosto che potete fare union e dopo scrivere l'altra query. Quindi noi adesso ricopiamo questo testo, andiamo giù e facciamo select di queste cose, quindi ad esempio anche qua avreste potuto fare così. A me l'union piace sempre tenerlo separato per leggerlo meglio, però andiamo a vedere cosa c'è dentro nell'anagrafica 2. Noi abbiamo nome, nome, cognome, e qua c'è scritto regione, origine, non c'è più solo regione come era nell'altra tabella, abbiamo un nome diverso nella anagrafica 2, però questo non importa, allora dovremo solo cambiare il richiamo da questo select qua, regione, origine. Ok, se noi facciamo così, cosa succede? Adesso la salviamo, così lui riconosce che è una query di unione, difatti ha trasformato l'oggetto in un simbolino di questo tipo, significa che è una query che va ad unire dei dati, ok? Scusate, 2 o più fonti, perché dopo noi potremo andare avanti e scrivere ancora union select bla bla bla, union select bla bla bla. Possiamo farne parecchi, adesso non ricordo il limite, ma possiamo farne veramente tanti. Ok, fatta questa cosa qua, cosa significa? Che però vediamo il risultato e dopo lo spieghiamo. Allora facciamo visualizza. Ok, allora qua dice che non trova questo campo qui, regione origine, perché vediamo cosa abbiamo scritto. Ok, è perché regione origine è della tabella 2, però nel from qui noi abbiamo messo praticamente l'anagrafica 1 perché avevamo copiato il testo sopra, quindi qua ci mettiamo il 2. Ok, perché questo campo qua è della 2, regione origine, invece regione è dell'anagrafica 1. Perfetto, andiamo qui e ok, salviamo e ripetiamo. Quindi ecco qua che cosa è successo. Praticamente vedete, io ho fatto un'unione dei dati, però come potete vedere Lodovico compare solo una volta e il nome di campo della regione ha messo origine. Che cosa ci dice questo? Praticamente se noi andiamo nel codice, da qui capiamo che se noi utilizziamo l'union, lui va a fare anche un raggruppamento delle informazioni, quindi quando lui trova un record completamente uguale a un altro record che sia nella tabella 1 che mi trovo 2 record, quindi ad esempio qua ho 2 record, che nella tabella 2 che ne ho un altro, quindi io avrei 3 record duplicati, quando lo eseguiamo lui comunque riporta sempre una occorrenza, quindi fa un group by di tutte le informazioni che lui va ad unire, quindi unisce i dati e dopo lui raggruppa le informazioni, ok? A prescindere se ho record duplicato tra la 1 e la 2, fa proprio un raggruppamento totale. E il nome del campo, che cosa ci dice? Che il nome del campo che noi mettiamo nella prima select, quindi quella che sta intestata, comanda su tutti i nomi che noi mettiamo sotto, quindi noi sotto potremmo avere anche colonne con nomi differenti, ma questo poco ci importa. L'importante è che se noi partiamo qui con 3 campi, ok, anche dopo abbiamo sempre 3 campi, aggiungiamo età ad esempio, età, ok, salviamo ed eseguiamo. Vedete, lui dice che il numero di colonne non è corrispondente nelle 2 tabelle o query selezionate. Cosa significa? Appunto che io qua ho specificato un quarto campo, quindi come minimo qui, ok, mettiamo che non voglio riportare età, potrei dirgli virgolette virgolette. Così facendo praticamente io ho creato un campo vuoto. Vedete, la eseguo e per le 3 occorrenze che erano sull'anagrafica 2 non mi ha riportato nessun testo. Ok, però il numero di campi deve essere sempre lo stesso. Se qui parto con un campo numerico, ad esempio ci mettiamo età e qua ci mettiamo regione, ok, così vediamo cosa succede. La eseguiamo, vedete che lui fa un miscuglio, ok? Perché questo? Adesso chiudiamo, andiamo qui, andiamo sull'anagrafica 1 e qui vedete che l'anagrafica però aveva numerico e aveva anche testo breve, quindi era mappata bene. Quindi cosa significa? Che quando noi andiamo ad eseguire la query, ok, se noi andiamo, scusate, sono in struttura della tabella, è per quello che la query di unione non funziona. Se noi andiamo ad eseguire queste informazioni non gli importa se voi avete delle codifiche differenti, lui unisce punto, quindi vi ritrovate dei numeri con del testo, probabilmente dopo questo diventa un campo testuale se andate a fare una query di creazione. Come si fa a fare il cambio del nome? Ad esempio, ipotizziamo, qui avete appunto regione, torniamo come eravamo prima, mettiamo
età. Anche qua abbiamo regione origine e mettiamo anche qui età, così abbiamo tutti i campi. Ipotizziamo che il campo regione a voi non piace e volete rinominarlo in un altro modo, ok? Però non siete nella parte grafica dove è molto semplice fare questa operazione. Allora come si fa? Si va qui e gli si dice ok, regione, ok, as, si fa as, poi si apre un apice che è le virgolette quelle sotto il punto esclamativo, praticamente sopra la P, e qui ci mettiamo il nome del campo, praticamente ci mettiamo ad esempio provenienza, e chiudiamo sempre con l'apice. Ok, se noi facciamo così, quindi abbiamo messo l'as e poi salviamo ed eseguiamo, vedete, ops, le virgolette non ci vanno, scusate faccio confusione con l'SQL, col T-SQL. Perfetto, non servono le virgolette, basta scrivere as. Vedete che qui mi ha rinominato il campo in provenienza, quindi come vi dicevo, quello che scrivete qua su come intestazione è quello che pilota su tutto. Però ipotizziamo adesso che noi non vogliamo che questa query faccia i raggruppamenti, per qualche motivo noi vogliamo avere il dato esploso, quindi mi aspetto di trovare 3 volte Lodovico, perché ce l'ho 2 volte nella prima tabella e ce l'ho una volta anche nella seconda. Allora cosa possiamo fare? Al posto di scrivere union, ci mettiamo anche un all. Union all, ok, significa unisci tutto senza fare nessun tipo di raggruppamenti. Adesso lo eseguiamo, vedete che adesso Lodovico è comparso per 3 volte. Quindi union aggrega e raggruppa, cioè scusate, unisce e raggruppa, aggrega tutte le informazioni. Union all invece non le aggrega. Ipotizziamo che vogliamo aggregare solo la prima tabella, allora in quel caso dobbiamo usare un'altra clausola, group by. Ok, se facciamo group by e ripetiamo i nomi dei campi, così noi andiamo a fare un raggruppamento sulla prima tabella, quindi mi scarterà un record perché nella prima tabella ne ho 2, quindi quando noi salveremo mi aspetterò di trovare 2 occorrenze, una dalla prima e una dalla seconda. Facciamo un bel salva e dice che non funziona perché qui sul group by, ok, quando voi definite un nome alternativo al campo, nel group by non va mai riportato il nome alternativo, l'alias non va mai riportato, va sempre riportato il nome originale che c'è dentro la tabella del from. Ok, ecco qua, vedete che adesso non ci sono più 3 Lodovico ma ce ne sono 2, quindi sulla prima tabellina ha aggregato i 2 record di Lodovico in uno solo e poi ne ha preso uno dalla seconda, quindi potete fare anche questo tipo di cose. Ipotizziamo che non volete usare il group by perché magari siete pigri o non volete farlo, oppure volete anche fare un filtro sulla prima tabella, magari volete scartare Emanuele, ok? Allora cosa si fa? Al posto va aggiunta un'altra cosa ancora, va aggiunto il where. Quindi se noi qui scriviamo where e ci scriviamo nome uguale a, e qui si usiamo le virgolette, Emanuele, scusate, non uguale ma cosa ho premuto? Non uguale ma diverso, ok, il diverso si fa così, lui andrà a scartare il record di Emanuele. Allora qui va messo qua. Praticamente qual è stato l'errore? Il group by va sempre per ultimo, il where va messo prima, perché? Perché come vi spiegavo nelle precedenti lezioni, quando voi fate un filtro con il dove, che è il where, lui fa seleziona i campi da questa tabella e prima filtra il risultato, quindi prima fa questa cosa qua e poi va a compiere va a fare la successiva operazione di raggruppamento. Anche se voi andate a fare delle somme o delle eccetera, prima lui filtra la tabella e poi fa la selezione, comunque il group by, quindi il where va sempre prima, è una cosa che mi sbaglio sempre anche io. Quindi facendo così abbiamo fatto anche un filtro, quindi abbiamo tolto appunto Emanuele dalla nostra unione. Quindi le cose che vi dovete ricordare è select from, ok, seleziona da dove from, where applichiamo il filtro, group by raggruppiamo, ok. Ultima cosa e poi abbiamo finito. Allora in questo caso vedete noi tiriamo fuori tutti i campi, ok. Se ne mettiamo, se li tiriamo fuori tutti non serve andare a scrivere tutti i campi, a meno che non vogliamo mettere un alias differente su uno specifico campo.
oppure vogliamo scartare appunto un campo. Quindi se comunque li vogliamo prendere tutti e il nome di origine sulla tabella ci va bene com'è, ok, qui mettiamo l'asterisco. Anche qui possiamo andare a mettere l'asterisco, così scriviamo meno. Perfetto, se noi qui mettiamo l'asterisco abbiamo scritto meno cose, quando noi le eseguiamo, ok, quando c'è l'asterisco, vediamo l'errore che non l'ho visto, raggruppare in base ai campi selezionati, ok, anche qua il group by non va bene, ok, mi dà errore perché io qua ho messo l'asterisco e qua ho fatto il group by, quindi questo non è compatibile. Adesso vi faccio vedere come si fa a fare il group by con l'asterisco, e salviamo e poi eseguiamo la query e praticamente vediamo che appunto ha riportato tutte le occorrenze della prima tabella e anche della seconda. Questo perché abbiamo messo union all, ok, quindi se toglievamo appunto l'all e salviamo e poi eseguiamo, vediamo che lui fa un raggruppamento totale. Ipotizziamo che vogliamo fare appunto l'all per togliere, per avere tutte le informazioni della prima e della seconda tabella, ma nella prima tabella vogliamo fare un raggruppamento in modo che dalla prima non vengano giù record doppiati. Allora usiamo l'asterisco e qui ci mettiamo la clausola distinct. Ok, questo è come il group by, lavora un po' più veloce, non funziona se andate a mettere ad esempio dei max, dei min, delle medie, così non funziona, dovete per forza usare la clausola group by, però facendo così, vedete, noi facciamo salva, eseguiamo, ecco che io trovo solo 2 volte Lodovico e non 3. Bene, direi che abbiamo visto tutto, quindi dovete ricordarvi, praticamente queste sono proprio le basi dell'SQL su cui ci si basa per partire a fare le prime query. Quindi select, distinct vi permette di fare il group by va sempre in fondo e va dopo il from e dopo il where, e sul group by dovete mettere appunto tutti i nomi di campi, group by, che mettete in select, quindi tutti i nomi di campi che andate a mettere qua, nome, cognome, eccetera. Se li mettete qua, li mettete anche qua giù. Poi bisogna ricordarsi il from da dove arriva, where appunto per fare il filtro, qua si mettono gli apici. Se volete rinominare i campi appunto as nome campo, ok, e poi union, sapete che fa un'aggregazione di tutto, union all no, e basta, e poi andate avanti così. Bene, direi che con questa lezione è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro e che riusciate a comprendere bene questa funzionalità che a volte può essere molto utile. Io come sempre vi ringrazio molto per l'attenzione, se avete voglia fate un bel like qua sotto, se non siete iscritti iscrivetevi, se avete voglia di condividere la risorsa nei vostri social per aiutarmi a far crescere il canale vi ringrazio molto. Bene, ci salutiamo e arrivederci alla prossima lezione. Ciao!